Aggiornamento di calciomercato Inter e non soltanto, ci sono delle novità interessanti da commentare su Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, e Jonathan David, ma pure delle questioni di campo importanti con le nazionali che ci hanno dato degli spunti di mercato e non soltanto, da Dumfries a De Vrij passando per Arnautovic, Zielinski e non solo. Inizia allora una nuova settimana che ci porta finalmente al ritorno in campo e al ritorno in campionato, e allora torna uno dei format più richiesti qui su Passione Inter, in cui condensiamo in pochi minuti le notizie principali del momento per poter iniziare al meglio questa settimana e capire che cosa ci aspetta. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, le nostre live alle 19:30, le live reaction delle partite. Sarà un mese molto intenso da qui alla prossima sosta, quindi vi aspettiamo. Partiamo dal mercato, parliamo subito del mercato e in particolare di Jonathan Tah, un nome da tenere d'occhio che su Passione Inter in realtà vi abbiamo già fatto diverso tempo fa. Era un profilo che avevo messo nella mia lista, se vi ricordate, addirittura 2 anni fa, quando c'erano delle voci su De Vrij e sembrava che potesse andare via. Poi l'avevo segnalato per sostituire eventualmente anche Milan Skriniar. È un giocatore che sembrava un eterno incompiuto, cioè aveva un grandissimo potenziale, c'era grandissima considerazione su di lui fin dai primissimi anni della sua carriera, ma poi sembrava non fare mai quello scatto in avanti, che poi invece ha fatto con Xabi Alonso in panchina, con cui è decollato ed è arrivato ai livelli che ci si aspettava. Non rinnoverà il suo contratto col Bayer Leverkusen, lo ha già annunciato, e da quello che sappiamo l'Inter più di un contatto in realtà lo ha già avuto, cioè è un giocatore su cui l'Inter si è mossa, lo sta monitorando davvero ed è un giocatore che piace davvero, soprattutto in vista della prossima estate, chiaramente a parametro zero. Compirà 29 anni, per cui in tanti dicono è un profilo che non va d'accordo con il progetto Octree, ed è vero in parte, ma un conto è andare a prendere, diciamo, un giocatore in più per allungare la rosa che sia a parametro zero, quindi non giovane, ma che è un giocatore che allunga la rosa. Un conto è un giocatore come Jonathan Tah che andrebbe a fare il titolare sostanzialmente nell'Inter, che comunque a prescindere ringiovanisce il reparto vista l'età degli altri difensori centrali in questo momento. Quindi è un profilo che in realtà non è contrario alle linee di Octree, è un profilo su cui l'Inter quindi può lavorare e va avanti. Non che sia sola l'Inter, nel senso c'è una concorrenza sicuramente molto forte, c'è il Bayern Monaco che sul mercato tedesco è sempre molto attento, e già la scorsa estate il Bayern ha provato a prenderlo, c'è il Liverpool sicuramente. Poi ne parlavamo l'altro giorno nel club, visti anche i tanti infortuni che ci sono in questo periodo, se si dovesse rompere qualcuno in giro, si fa male qualcuno nei prossimi mesi, ecco, possono entrare in scena anche altre squadre, magari già a gennaio. Qualcuno ha detto la Juve ha perso Bremer, potrebbe provare ancora una volta ad anticipare il colpo a gennaio su un altro profilo che segue l'Inter. Potrebbe essere, io penso in realtà che la Juve possa andare su un altro tipo di profilo anche dal punto di vista economico e delle caratteristiche. Però ecco, ci sono degli aspetti a tenere in considerazione, ci sono anche però delle questioni che fanno ben sperare l'Inter, o comunque che permettono all'Inter di essere ampiamente in corsa. In primis il fatto che col giocatore lavora lo stesso entourage di Benjamin Pavard, quindi l'Inter ha un asse già aperto con un giocatore che può anche fare un po' da tramite e può anche consigliare l'Inter da questo punto di vista. Poi quello che riguarda il nodo contrattuale, cioè le richieste di ingaggio che pare siano piuttosto alla portata dell'Inter, nel senso che ne parlavamo un paio di settimane fa con il nostro collega Giorgio Musso, che poi è stato ospite qui su Passione Inter la scorsa settimana, e si parla di un ingaggio attorno ai 5 milioni di euro come richiesta da parte del giocatore, ed è una cifra, 5 milioni anche senza decreto crescita, che l'Inter ad un titolare può assolutamente dare, può assolutamente garantire. È in linea un po' con gli standard contrattuali che l'Inter sta avendo su giocatori in cui crede davvero come titolari. E quindi questa notizia viene confermata in queste ore in parte anche dalla Gazzetta dello Sport, che sta parlando parecchio di Jonathan Tah in questi ultimi giorni. E poi l'Inter, secondo me, rispetto magari ad un Bayern Monaco o altre grandissime società, intanto dal punto di vista del sistema di gioco
lo valorizzerebbe, nel senso che lui è esploso in un Bayer Leverkusen che ha tanti punti di contatto, secondo me, dal punto di vista del gioco con l'Inter, e quindi potrebbe proseguire su quella strada che gli è stata tracciata con l'evoluzione che ha avuto. E poi anche dal punto di vista della titolarità l'Inter lo prenderebbe per fare il titolare, quindi un top club come l'Inter che ti mette al centro della difesa, al centro del progetto, è una cosa comunque che fa gola sicuramente a giocatori anche in scadenza di contratto. E l'arrivo di Jonathan Tah chiaramente lo immagino legato ad almeno un addio lì in mezzo alla difesa, dove De Vrij e Acerbi sono entrambi in scadenza di contratto. Acerbi ha un'opzione per rinnovare di un altro anno il contratto che a questo punto non mi stupirebbe se poi venisse esercitata la prossima estate, per portare intanto un nuovo titolare a cui affiancare un Acerbi che potrebbe partire titolare all'inizio, poi si alternano, poi comunque hai un backup alternativo che è un fedelissimo di Inzaghi, su cui Inzaghi fa grande affidamento. Mentre De Vrij ha parlato tra l'altro in queste ore dall'Olanda, dove ha detto che sta bene all'Inter, eccetera, eccetera, ma è in scadenza di contratto, non sa ancora il suo futuro, sono frasi che restano ancora molto vaghe, e già la scorsa estate c'era stata una possibilità per De Vrij di lasciare l'Inter, quindi è una situazione da monitorare. L'altro nome di mercato invece da tenere d'occhio è sempre quello di Jonathan David. Vado molto rapido perché ne abbiamo già parlato in un altro contenuto. Quello che volevo segnalarvi è che in queste ore è stato accostato anche al Milan, quindi praticamente a tutti in questo momento, gli inglesi, il Barcellona, l'Inter, la Juve, il Napoli, il Milan, un po' a tutti. È evidente a questo punto l'entourage lo sta mettendo in vetrina, sta cercando di portare avanti i contatti, chiaramente per portare a casa l'offerta più conveniente. Io vi ricordo già la scorsa estate vi dicevo: occhio perché sta avendo delle richieste di ingaggio piuttosto elevate la scorsa estate, ed è quello che ha frenato l'addio Lille in estate, quando tanti dicevano lo puoi prendere low cost dal Lille, perché non provarci? Ecco perché era sua intenzione andare via a zero e massimizzare poi dall'arrivo della nuova avventura. E oggi più di qualche quotidiano dice che non verrebbe all'Inter a fare il quinto o il quarto attaccante, quindi il suo arrivo all'Inter sarebbe legato ad un modo, diciamo, dell'Inter per cautelarsi in caso di addio di Thuram, quindi poi Thuram farebbe spazio a David. Io su questo non sono d'accordo per vari motivi. Intanto Thuram e David sono due attaccanti diversi come caratteristiche, quindi se perdi Thuram non puoi sostituirlo secondo me con David, perché ti vengono a mancare proprio delle caratteristiche che sono fondamentali per il gioco che sta facendo Simone Inzaghi. Quindi già questo è un primo dubbio che mi viene in mente. E poi chi dice che sarebbe il quarto o il quinto attaccante addirittura? Intanto arriverebbe come terzo, parte alle spalle di Lautaro e Thuram, e comunque avrebbe ampio spazio. Lo vediamo come Inzaghi e l'Inter comunque sta ruotando molto gli attaccanti. Se le alternative fossero affidabili, li ruoterebbe forse ancora di più per non spremere i nostri due centravanti titolari. E poi siamo così sicuri che nelle altre squadre sarebbe così titolare come invece non lo sarebbe all'Inter, nel senso il Napoli comunque ha Lukaku, al Milan è vero che c'è Fonseca che lo conosce benissimo, ma hanno investito adesso su Morata e parte lui titolare evidentemente. La Juve comunque ha ancora Vlahovic con cui sta provando a rinnovare e parte davanti lui, il Barcellona Lewandowski, tutte squadre che giocano ad una punta, l'Inter gioca con due attaccanti, quindi bisogna ricordare, facevo questo discorso anche con Frattesi l'altra settimana e dicevo: rendiamoci conto del livello dell'Inter, cioè un giocatore che va al Real Madrid sa che deve sgomitare, a parte rarissime eccezioni, però sa che al Real Madrid vai a giocare in una squadra in cui potresti partire dietro e devi fare fatica per emergere. L'Inter con le dovute proporzioni è a quel livello del Real Madrid in Italia soprattutto, ma anche in Europa l'Inter è una squadra top oggi, rendiamocene conto. Quindi in squadre così servono giocatori forti che sanno che devono lottare per avere spazio, e ci sono giocatori che in squadre come il Real Madrid accettano di essere il 12° e il 13° uomo, quindi anche questo mettiamocelo bene in testa da questo punto di vista. A proposito di mercato e di nazionali, poi cambiamo tema perché nel weekend ha parlato anche Denzel Dumfries, oltre a De Vrij. Le prime dichiarazioni che erano uscite mi erano sembrate un po' dubbiose, nel senso che sembrava un rinnovo ancora da definire, con qualche ombra, però poi con l'intervista completa di fatto
posso dire, Dumfries mi ha dato la sensazione di annunciare sostanzialmente il rinnovo di contratto, che lo firmerà a brevissimo, un rinnovo che anche Inzaghi un po' aveva spoilerato, forse involontariamente, prima della gara con la Stella Rossa, un piccolo passaggio della conferenza stampa. Però pare che ci siamo, e dalla nazionale sono arrivati ancora buoni segnali da questo Dumfries, che in nazionale è un giocatore di livello top assoluto, anzi ha chiuso la partita contro l'Ungheria anche con la fascia da capitano al braccio, visto che era stato espulso Van Dijk, e poi su calcio piazzato ha segnato il gol dell'1-1 nel finale. Adesso poi vediamo contro la Germania, dovrebbe giocare di nuovo, vediamo come succede, che succede. C'è un giocatore però, Dumfries, che scalpita, mentre Darmian nelle ultime apparizioni l'ho visto un po' in calo. Mi auguro che possa essere arrivato il momento del sorpasso, non perché io non credo in Darmian, sapete quanto mi piace Darmian, però se vogliamo fare un salto di qualità, per me Dumfries, il vero Dumfries, deve riprendersi il posto da titolare lì a destra. Ha segnato anche Marko Arnautovic, anzi doppietta, dopo che aveva fatto un assist l'altro giorno nella prima partita. Vi consiglio, se riuscite sui social, a ritrovare il primo gol che ha segnato contro la Norvegia. Il secondo arriva con un calcio di rigore. Il primo gol arriva con un grande tiro, un bolide che tira da fuori area sul secondo palo, traversa gol, ed è un gran gol per un Arnautovic che da capitano, da leader dell'attacco, segna la doppietta. L'ho visto molto sciogliersi, togliersi quasi un peso importante, ingombrante, cosa che abbiamo detto più volte anche all'Inter, e l'ho visto giocare da leader comunque in questa Austria. E se comincia finalmente a tirare in porta, la mia grande battaglia sul tirate in porta, per favore, ecco, anziché limitarsi al passaggino, i colpi di tacco, all'assist anche esasperato per entrare dentro la porta, ecco, se cominciasse davvero a tirare in porta, cosa che lui ha, un gran tiro, è un buon segnale, perché significa che sta tornando in fiducia anche dal punto di vista fisico, e può essere un bel segnale davvero molto utile per l'Inter. Qualcuno, leggevo anche sui giornali oggi, diceva a gennaio magari potrebbe far spazio ad un nuovo colpo in entrata. Francamente lo trovo difficile. Io immagino che a gennaio al massimo si valuteranno delle proposte per Correa, che rimane comunque quel giocatore più in uscita, ma se arriverà qualcosa, io comunque penso che si rimarrà così in attacco, però vedremo. Ha segnato anche Zielinski contro il Portogallo. La Polonia però ha perso questa partita. Ha giocato questa volta da mezzala e non più da regista come alla precedente sosta, un po' più avanzato. Al centro c'era un altro giocatore che è stato molto criticato per la sua prestazione, mentre Zielinski e Zalewski della Roma sono stati i migliori della Polonia, sono un po' i leader in questo momento della nazionale. Zielinski, cosa che ci interessa molto, è in forte crescita anche qua, è una crescita che è unita a quella di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha fatto molto bene la partita della Turchia contro il Montenegro. Mkhitaryan stesso già dal derby secondo me ha dato segnali di risveglio, e poi c'è il ritorno di Barella. Tutte notizie che mi fanno pensare che l'Inter stia crescendo in maniera importante, soprattutto lì in mezzo al campo, proprio in vista di questo periodo che è veramente, veramente pesante. Tra ottobre e novembre è quel periodo che, come dico sempre, è quello in cui le squadre di Inzaghi comunque decollano dal punto di vista del rendimento e dei punti. E quindi soprattutto il centrocampo, che è il vero motore della squadra, soprattutto dell'Inter, è una grande notizia secondo me che il centrocampo stia salendo così di condizione. Anche Aslani, tra l'altro. Aslani ha fatto bene con l'Albania, ha giocato più da mezzala, con compiti anche offensivi di avanzamento con un mediano più vicino. Quindi sempre buone notizie, ecco, in questa sosta per il momento. Aspettiamo poi le ultime partite in queste ore, Frattesi, Barella e Di Marco, Frattesi, Bastoni e Di Marco, scusate, Barella non convocato chiaramente, probabilmente giocheranno di nuovo con la nazionale. Spalletti non dovrebbe risparmiarli in questa partita. Spalletti che intanto ha detto di non aver chiamato Inzaghi e che non c'è niente da chiarire dopo quel caso delle dichiarazioni sulle telefonate. Io ho già detto la mia nel video di venerdì e non cambio idea, e non cambio idea nemmeno sulla Francia, che ha tenuto Thuram in ritiro nonostante i problemi, ha saltato la prima partita, adesso è recuperato, sta bene. Stasera con ogni probabilità nella seconda partita della Francia giocherà titolare, anche se forse non per tutta la partita, visto che era così in dubbio e acciaccato. Mi aspettavo, ecco, una gestione un po' più tutelante, per un po' più diciamo comunque più cauta, nei confronti del nostro attaccante, visto che è una sosta che conta relativamente poco, tanti l'hanno saltata, non c'era bisogno secondo me di forzare così, ma vedremo. Speriamo bene, perché poi da domani
Rivedremo già tanti calciatori da Piano Gentile, primi a rientrare gli italiani, Arnautovic soprattutto, Asllani, Çalhanoğlu stesso che, comunque è un recupero importante, in settimana dovrebbe essere ascoltato, per quanto riguarda l'inchiesta Ultras. Poi, gli olandesi, tutti gli altri con Taremi e soprattutto Lautaro che saranno gli ultimi a rientrare in questa sosta. Nel frattempo è pronto a tornare Barella, è pronto a tornare anche Buchanan, leggermente più cautela, diciamo così, su Buchanan che ha avuto un infortunio molto, molto importante, però abbiamo la possibilità, ecco, di prepararci al prossimo ciclo di partite con la squadra praticamente al completo. Questa è la grande notizia, perché affronteremo la Roma in trasferta con Juric che già si gioca la panchina, lo Young Boys in trasferta in Champions League, la Juventus, non devo aggiungere altro, l'Empoli fuori, poi ci sarà il Venezia, Inter-Arsenal in Champions League a pochissimi giorni da Inter-Napoli, che è quasi una partita a scudetto ed è l'ultima partita prima della prossima sosta di novembre. Quindi 7 partite che ci diranno tanto su questa stagione, sia in campionato che in Champions League, che speriamo di poter affrontare al meglio e di poter tirar fuori il massimo. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate. Nelle prossime ore vi porto un approfondimento su delle questioni che stanno emergendo sul mondiale per club, quindi mi raccomando iscrivetevi, ricordandovi di fare un salto su passioninter.club, la community dei nostri tifosi con cui questa sera, come ogni lunedì, ci sentiremo dalle 22 in poi per analizzare tutti gli argomenti caldi del momento e per dare voce ai nostri abbonati con le proprie opinioni, domande e curiosità, quindi www.passioninter.club se anche voi volete partecipare alla nostra community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.